Ciao amici e amiche del segno della Vergine, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che vi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 19 gennaio al 1 febbraio. Dove troveremo la luna piena in Leone. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. Adesso possiamo partire con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli per voi, vediamo dal punto di vista astrologico cosa ci porterà questa luna piena in Leone. Una carica di ottimismo, di creatività, di buone idee, di desideri che si realizzano o comunque entrano nel campo della manifestazione, problemi che si alleggeriscono, si risolvono, ottimo momento per promuovere progetti, sfruttare le proprie idee, il proprio fascino, le capacità, anche buon momento per un nuovo lavoro, per una nuova relazione, anche amicizie, conoscenze, viaggi e divertimento. Di contro, dobbiamo fare attenzione che alcune energie saranno molto molto forti, le stesse emozioni, magari alcuni atteggiamenti, eccessiva ambizione, alcune delusioni, bisogno di attenzione, egoismo, calo delle proprie energie. Quindi ci sono un po' di cose che effettivamente possono creare delle situazioni di conflitto o difficoltà di comunicazione, quindi meglio usare le proprie energie con parsimonia. Adesso andiamo a vedere con gli oracoli soprattutto il nostro punto di partenza, quindi voi come vi trovate, a che punto siete, diciamo, e sarete intorno al 19 gennaio, quindi anche capire come proseguire effettivamente. Troviamo la carta Arturo, spesso, siccome a livello metaforico parla come carta di un sostegno, di un aiuto, di un guardiano che può essere effettivo, nel senso concreto intorno a noi, magari invece potrebbe essere qualcuno da lassù oppure l'universo stesso. Per quelli terreni in pratica si tratta di anche coltivare, dedicarsi, concentrarsi ai legami più stretti e quindi se abbiamo bisogno e necessità di rivolgerci a qualcuno, alla famiglia, agli amici, insomma qualcosa di stretto, questo è il momento giusto per farlo. E come dicevo, un momento anche giusto per sia mantenere i legami solidi, sinceri, sia anche il momento giusto per crearne dei nuovi. E poi parla anche di protezione. Per noi stessi quello che possiamo fare è proteggere noi, le nostre emozioni, le nostre idee e quindi se stessi e le cose più care, anche le persone più care. Quindi partiamo con questa carta, secondo me, che ci dà già anche dei buoni spunti su cosa aspettarci un po' da questo periodo, ma non solo. Quindi qui parliamo principalmente di relazioni, diciamo in senso lato anche un po' più specifico, e poi troviamo Dio del cielo che parla anche questo in un certo senso di forza superiore, questo assolutamente sì, però per noi stessi ci può indicare che abbiamo bisogno di utilizzare autorevolezza e si ha la forza interiore per superare delle sfide, magari anche di fermarci un attimino a riflettere sulla direzione della nostra stessa vita, di un'idea, di un progetto, di qualcosa che vogliamo realizzare, anche della stessa direzione della nostra luce intesa proprio come affrontiamo le cose, quello che facciamo e quindi dare la giusta energia a se stessi, agli altri
e si può avvicinare un periodo di maggiore tranquillità, serenità e gioia. L'altro messaggio arriva dalla luna crescente, diciamo perfetta dice, con questo periodo perché vuol dire che alcune cose sono allineate con le energie esterne e che quindi abbiamo bisogno anche, e siamo in grado perfettamente di farlo, di trovare motivazione. Motivazione per cosa? Probabilmente si presenterà in qualche circostanza, in un ambito, un cambiamento, anche un colpo di fortuna, un qualcosa di inaspettato, una felice scoperta, una bella coincidenza, fare un piccolo passo, anche se nell'incertezza, soprattutto in quelle situazioni molto più difficili, dolorose o complesse, e poi ovviamente questa carta ci dice di aver fiducia, di essere curiosi, di agire con risolutezza. E adesso insieme andiamo a vedere gli spunti e suggerimenti dell'oracolo dello sciamano. Allora, qui troviamo altre indicazioni. A volte alcune cose si ripetono perché secondo me probabilmente qualcuno da lassù vuole essere o ben chiaro su alcune cose proprio per aiutarvi, per sostenervi, ed è proprio il perché, insomma, di questo video, proprio per lavorare insieme, sia l'oracolo stesso, le energie della luna, diciamo, e anche noi che ci mettiamo del nostro. E con questa carta molto particolare come messaggio, perché ovviamente a livello metaforico il fanciullo potrebbe riferirsi al nostro fanciullo interiore, e quindi di affrontare determinate cose in uno stato di innocenza, come stato puro, libero da giudizi, da condizionamenti, e così si può accogliere gioia, anche rinnovamento effettivamente, perché abbiamo visto che si avvicina un momento di rinnovamento e di cambiamento, e quindi abbiamo bisogno di fare spazio, di semplificarci la vita e l'esistenza. Più adottiamo semplicità e più vedremo davanti a noi le cose, non dico che si risolvono da sole, però potremmo stare decisamente meglio, e quindi con gli occhi di un bambino effettivamente si possono aprire possibilità di cambiare percorso, di essere anche felici. Qui parliamo proprio di meraviglia nel vedere il mondo con occhi nuovi, di, chiamiamola anche disobbedienza creativa, esperienze, vivere esperienze autentiche, gioco, curiosità come stimolo proprio per creare leggerezza, avere più leggerezza, tranquillità nella propria vita, però anche possibilità di creare connessione, l'abbiamo visto non solo nelle relazioni, però magari anche con diciamo altre situazioni. Io dico anche nei nostri progetti, quello che vogliamo realizzare. Il compimento effettivamente parla proprio di realizzazione e di compimento di qualcosa. Spesso si parla anche di compimento di un ciclo, e cioè l'esperienza ha un inizio, tutte le esperienze hanno un inizio, hanno uno sviluppo e poi una fine naturale, quindi probabilmente ci troviamo in questo ciclo. A che punto vi trovate in una certa situazione, una certa circostanza o ambito, e quindi lì capire che bisogna secondare questo ciclo, e quindi cercare di andare a trasformare, cioè se vi trovate all'inizio di un qualcosa, allora ok, ci si deve concentrare sullo sviluppo e poi sulla fine. Quindi invece se vi trovate già alla fine di un qualcosa, la fine non è una vera fine, ma è un preludio a un qualcosa di nuovo che sta per iniziare. Quindi direi che questa carta è vero molto molto complessa, ma ci fa capire a che punto ci troviamo. Questo ovviamente lo potete capire voi, perché magari, come vi dicevo, in una situazione vi trovate già alla fine, allora quindi c'è bisogno di accogliere questa fine e prepararsi al nuovo inizio. E magari se ci troviamo bloccati, allora lì che dobbiamo cercare di capire
perché siamo bloccati, se abbiamo bisogno noi di intervenire, di appunto semplificarci l'esistenza e portarci nel nuovo inizio. E il mago della pioggia ci fa capire che noi abbiamo il potere di farlo, di manifestare in modo consapevole e quindi accettazione di quello che sta accadendo, accettare anche, aver consapevolezza del proprio ruolo, di quello che siamo in grado di fare e poi semplicemente agire, quindi essere pronti a fare quello che ci siamo prefissati e quindi direi che sono delle cose importantissime che abbiamo visto insieme oggi con questa lettura. Si conclude qui, io vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!